Dopo un'intera stagione di battaglie, la nostra Pro Vercelli ha lottato con il coltello tra i denti per centrare la salvezza in Serie A. Abbiamo vissuto vittorie insperate, cadute dolorose e partite dal peso enorme fino all'ultima giornata. Tra colpi di mercato, giovani in crescita e un finale al cardiopalma, l'obiettivo era uno solo: restare tra i grandi. Missione compiuta con un 13° posto che ci ha consegnato la permanenza in massima serie. E quindi, ciao ragazzi, qui è Esiaxi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo alla guida della nostra Pro Vercelli, dopo qualche contenuto dedicato al nuovo FC26 che, se non avete ancora visto, vi invito a recuperare. Detto questo, è il momento di scoprire la rosa a nostra disposizione. Ci sarà molto lavoro da fare per migliorarsi e tanti dei giocatori che ci hanno accompagnato fino a qui potrebbero presto lasciarci. Ma prima di iniziare con la nuova stagione c'è una notizia importante, arrivata proprio negli ultimi giorni di giugno. Con i conti societari finalmente a posto, la dirigenza ha deciso di investire sulla squadra, potenziando strutture e staff. E tra i beneficiari c'è anche il loro allenatore, che ha finalmente ottenuto il via libera per studiare il patentino pro continentale. In questo modo potrò sfruttare al massimo le mie capacità e con il resoconto delle Serie A, che ci premia come la più grande sorpresa dell'anno, possiamo ufficialmente dare inizio alla stagione 2028-2029. Partiamo dagli obiettivi societari, che restano identici alla scorsa annata: evitare la retrocessione e restare competitivi in Coppa Italia. A questi ho deciso di aggiungere due obiettivi personali. Il primo, migliorare il piazzamento dello scorso anno, chiudendo quindi almeno al 12° posto. Il secondo, dare spazio ai nostri giovani. Due ragazzi della primavera dovranno giocare almeno 15 partite da titolari per aumentare esperienza e livello. I giovani devono essere il cuore di questo progetto, perché una società sana si riconosce anche dalla qualità del proprio vivaio. E se saranno all'altezza della Serie A, allora la strada sarà quella giusta, a prescindere dagli interventi sul mercato. E parlando di mercato, quest'anno non avevamo più vincoli di bilancio. Per la prima volta chiudiamo quindi in negativo tra entrate e uscite, anche se senza esagerare. Tra le cessioni principali troviamo Zabò, tornato in Ungheria per 325.000 euro, e Pannitteri, che dopo tante stagioni con la nostra maglia si è trasferito al Tirolo per 375.000 euro. In entrata invece sono arrivati 4 giocatori di ottimo livello. I nostri osservatori hanno subito segnalato Thomas Palacios, vincolato dall'Inter e pronto a firmare a parametro zero. Lo vedo bene come difensore centrale al fianco di Hamza, con compiti difensivi, ma la qualità giusta per alzare il livello della nostra impostazione dal basso. Il secondo acquisto è Mason Barstow, 25enne inglese dal fisico imponente, perfetto per sostituire Sabò e al tempo stesso garantire maggiore qualità sotto porta. L'Hull City ci ha costretto a sborsare 925.000 euro, ma sono convinto che potrà fare la differenza. Con il ritiro preannunciato di Angileri serviva quindi un nuovo terzino sinistro. Dal Fulham, vincolato, è arrivato Harvey Araujo, nazionale inglese con passaporto portoghese, che ci ha permesso di tesserarlo senza occupare slot extra UE. Infine, l'acquisto più importante e più costoso della sessione: Stankovic dal Palermo, pagato 1,9 milioni. Un investimento pesante ma necessario, perché il ragazzo ha tutte le qualità per diventare il leader del nostro centrocampo fino a fine carriera. Per ora parte dietro dai non nelle gerarchie, ma avrà presto modo di ritagliarsi spazio. Con quest'ultima operazione si chiude il nostro mercato. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Cittadella, siamo pronti a cominciare la nostra seconda stagione in Serie A. Il calendario del primo trimestre sarà subito durissimo, ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso: sorprendere tutti ancora una volta. Eccoci ad ottobre, pronti ad analizzare insieme la prima partita di quest'anno. L'avversario è il Bologna, squadra con giocatori interessanti, ma che al momento occupa la 16ª posizione in classifica, leggermente dietro di noi. Il loro modulo è il 4-3-3 e leggendo il rapporto degli osservatori emergono diversi punti deboli. La buona notizia è che molti di questi si sposano già con il nostro stile in fase di possesso, quindi decidiamo di concentrarci sulla fase difensiva. Il Bologna ama palleggiare corto al limite dell'area, costruendo gol sia con imbucate centrali che con conclusioni da fuori. Per questo chiedo alla nostra linea difensiva di alzarsi, così da ridurre lo spazio per i passaggi e i tiri dalla distanza. Per questa sfida scendiamo in campo con un mix di titolari e riserve, ma soprattutto diamo spazio dal primo minuto a Tassembedo, uno dei giovani primavera designati per la stagione. L'Ivoriano giocherà alle spalle di Barstow e vedremo come se la caverà nel confronto diretto con McTominay. Il calcio d'inizio è nostro e bastano 3 minuti per creare la prima grande occasione. Akbevor sfonda a destra e penetra in aria, calciando di destro a incrociare. Ravaglia però si oppone con un grande intervento. Poco dopo la nostra ala destra è ancora protagonista, mettendo un cross pericoloso sul quale Barstow svetta ma non inquadra la porta. Il Bologna riparte dal fondo, tiene palla per qualche secondo e poi accelera improvvisamente. La sfera arriva a Ferguson, lasciato libero al limite, sinistro giro e fu Diaz battuto. 1-0 per loro. E anche l'ultima occasione della prima frazione. Noi creiamo ma sprechiamo con troppa imprecisione, mentre il Bologna segna l'unico tiro concesso. All'intervallo ricordo ai ragazzi quanto i rossoblù soffrono i cross, come dimostrato dall'occasione di Barstow. Così chiedo di crossare di prima e riempire la loro area di traversoni. La chance del pareggio però arriva da un lancio in profondità. Diavara si presenta davanti a Ravaglia e calcia di destra.
destro, ma il portiere compie un miracolo, deviando in angolo. Dalla bandierina va Stankovic, pallone sul primo palo, Palacios stacca di testa e sfiora la rete. Poi la partita scivola via senza grandi emozioni, fino all'87esimo, quando Diawara viene pescato da un filtrante alto. Davanti al portiere lo batte con un pallonetto delizioso, ma il guardalinea alza la bandierina. Arriva il check del VAR e la decisione è confermata. Fuori gioco millimetrico. E allora, nel recupero, il Bologna torna a farsi vedere con Doie, che salta il nostro difensore e calcia, trovando la risposta di Foydias, che ci salva dal doppio svantaggio. Pochi secondi dopo, però, il triplice fischio chiude la partita. Usciamo sconfitti, nonostante una prestazione buona e diverse occasioni, puniti da un gol arrivato proprio dal limite, la zona in cui avevo chiesto massima attenzione. In questi 3 mesi è successo un po' di tutto. Un avvio terribile, con sconfitte pesantissime, seguito però da una netta ripresa, che ci ha permesso di chiudere il trimestre con 16 punti. Abbiamo pareggiato contro Fiorentina e Milan e soprattutto vissuto la nostra miglior partita del periodo, battendo 2-0 il Napoli. In quella gara siamo stati perfetti, compatti in difesa, senza concedere tiri pericolosi e spietati sui piazzati. Prima con Akbevor, lasciato libero a sinistra, che ha trafitto Meret con una fucilata di destro. Poi, sul calcio d'angolo, è arrivato il raddoppio firmato Palacios, al suo primo gol con la nostra maglia. Ora ci aspettano mesi leggermente meno fitti e, almeno sulla carta, più favorevoli. Dovremo sfruttare al massimo le partite alla nostra portata e magari compiere un paio di nuovi miracoli. Eccoci a fine gennaio, pronti per il riepilogo del mercato. Non ci siamo mossi ulteriormente per quanto riguarda la prima squadra, abbiamo solo trovato alcune sistemazioni in prestito per i giovani della primavera, che andranno a fare esperienza tra Serie D e Serie C. Alla fine il bilancio complessivo segna un passivo di circa 1.800.000 euro. Non è una cifra enorme, anche se speravo sinceramente di liberarmi di qualche supero in più. Per il momento, comunque, posso ritenermi soddisfatto. Passando al campo, la seconda squadra scelta per la nostra analisi è il Monza, una delle ultime della classifica di Serie A di quest'anno, dunque un'occasione ghiotta per migliorare la nostra posizione. Il loro modulo è particolare, un 4-3-3 atipico, con un mediano davanti alla difesa, 2 trequartisti centrali e una punta. Bisogna stare molto attenti, ma dal rapporto emerge un difetto evidente: soffrono terribilmente le palle alte e non brillano nei colpi di testa, mentre in attacco sono molto pericolosi con i filtranti. Per questo chiedo ai nostri di crossare di prima fin dall'inizio e in difesa di abbassare la linea per togliere spazio ai loro lanci lunghi. In questa sfida ci schieriamo quindi con pochissime riserve, solo 2, entrambe a destra, Touré e Bozinovic, quest'ultimo il secondo dei nostri primavera designati per fare esperienza in prima squadra. Tassembedo, invece, ha convinto talmente tanto in questi mesi da essersi ormai guadagnato un posto da titolare fisso. Il calcio d'inizio è nostro e arriva subito la prima occasione. Bozinovic rientra dalla destra e serve in profondità Bri. Lo spagnolo calcia dal limite, ma il portiere riesce a deviare quanto basta per salvare. Il Monza risponde subito con Pessina, che si libera momentaneamente e calcia, ma Palacios è bravo a deviare in estremis. Torniamo in avanti, Touré arriva sul fondo e serve rasoterra da Tassembedo, il cui tiro viene rimpallato e finisce comodo tra le braccia del portiere. Poco dopo ci proviamo con uno schema su punizione. Bri libera Boateng, che calcia di prima intenzione, ma spreca sparando alto sopra la traversa. Il Monza resta vivo e ci mette paura ancora con Pessina, lasciato solo al limite. Foydias salva tutto con un colpo di reni impressionante, ma le nostre fasce funzionano benissimo e proprio da lì arriva il vantaggio. Bozinovic sfonda a destra, crossa perfetto sul secondo palo e Barstow, in avvitamento, insacca di testa. Si va così a riposo avanti nel punteggio. Una gara equilibrata, ma gli XG confermano come la qualità delle nostre occasioni sia stata decisamente superiore. Abbiamo visto che sulle fasce stiamo dominando e da lì sono arrivate le nostre azioni più pericolose. Per questo, nella ripresa, chiedo ai ragazzi di concentrare gli attacchi sugli esterni, evitando quindi il centro. Ripartiamo fortissimo e Barstow sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Il suo tiro costringe il portiere infatti a un grande intervento. E al 64esimo ancora Bozinovic a seminare il panico. Cross sul secondo palo e Barstow impatta di testa, trovando però solo l'incrocio. La palla, fermata dal legno, finisce comoda tra le braccia del portiere. Siamo stati molto sfortunati, ma la concentrazione non deve calare perché il Monza resta vivo. De Paoli parte in contropiede, entra in area e per nostra fortuna sceglie la conclusione personale invece di servire i tanti compagni smarcati. Foydias si allunga e ci mette una pezza, evitando il pareggio. Pochi minuti dopo torniamo a spingere ancora dalla destra. Bozinovic crossa al centro, un difensore intercetta, ma il pallone resta lì, sui piedi di Di Biase. Il nostro centrocampista controlla con calma e allarga di nuovo per l'ala croata, che questa volta decide di provarci da solo. Il suo tiro è chirurgico, angolo strettissimo, ma sufficiente per superare il portiere in uscita e siglare il raddoppio. Il secondo gol incassato non spegne però il Monza, che si riversa subito in avanti. Sangaré inventa un cross da lontanissimo. Persson arriva in corsa e stacca di testa con potenza, ma per nostra fortuna la mira non è precisa. Dopo 5 minuti di recupero arriva finalmente il triplice fischio. Vinciamo una partita equilibrata, ma che abbiamo saputo indirizzare grazie alla qualità delle nostre conclusioni e alla lucidità nelle scelte sotto porta. In questo trimestre si sono alternate vittorie e sconfitte, senza veri miracoli, ma con risultati pesanti nei momenti chiave. Quasi tutte le partite più importanti sono finite a nostro favore, o quantomeno con un pareggio, e questo ci ha permesso di toccare quota 30 punti. Mancano solo 10 lunghi
lunghezza al traguardo dei 40, che significherebbe salvezza assicurata. La gara più spettacolare è stata senza dubbio quella contro il Genoa, che si è presentato nel nostro stadio combattivo come non mai. Siamo passati in vantaggio a fine primo tempo con Di Biase, bravissimo a svettare sul secondo palo. Poi, nella ripresa, abbiamo raddoppiato con Agbevor, autore di un colpo di testa quasi identico, ma dall'altra parte. Sembrava fatta, e invece è iniziata la rimonta dei Grifoni. Kakace ha liberato Ellerson al tiro, e l'islandese, solo in mezzo all'area, non ha avuto difficoltà ad accorciare. Nel finale è stato Pezzella a punirci, dialogando bene con un compagno prima di colpire, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo dalla nostra retroguardia. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso il pareggio, è arrivata la zampata di Eno. Partito dalla tre quarti, ha bruciato la difesa avversaria con uno scatto poderoso e una volta in aria ha incrociato sul palo lontano con un destro che non ha lasciato scampo al portiere. Un colpo da maestro al 94esimo, quando tutti avevano ormai finito le energie. Ora ci manca davvero pochissimo per blindare la salvezza e i prossimi mesi saranno decisivi anche per raggiungere il nostro obiettivo personale. Avremo sfide difficili, certo, ma anche tante gare alla nostra portata. Se continuiamo con questo passo, la missione sarà davvero fattibile. Ho preso una decisione, visto che il nostro cammino sta andando oltre le aspettative. Per l'ultima partita voglio alzare l'asticella. Voglio vedere se, con qualche accorgimento tattico, riusciamo a strappare almeno un pareggio contro una delle squadre più forti d'Italia, la Juventus. Da rapporto notiamo che si schierano solitamente con un 4-4-2 molto equilibrato, senza particolari punti deboli, se non una certa vulnerabilità sulla fascia sinistra, da cui hanno incassato diversi gol. In attacco, invece, il pericolo maggiore è rappresentato dalla loro abilità nei cross, unita al fatto che c'è Vlahovic come punta. Per questo motivo ho imposto due correttivi. In fase offensiva concentrare i nostri attacchi proprio a sinistra, mentre in difesa chiedo alla squadra di alzare la linea per limitare i tiri dalla distanza e soprattutto chiedo di sporcare il più possibile i loro traversoni. Non è tutto, perché per la prima volta decido di cambiare modulo e schierarci a specchio rispetto a loro, con un 4-4-2 che abbassa Bri sulla linea dei centrocampisti ed elimina il trequartista, lasciando due punte di peso affiancate in avanti. Questa volta non facciamo turnover, tutti i titolari sono in campo, ma Zidane ci sorprende, schierando la sua Juventus con un 4-3-3 completamente diverso da quello previsto. Poco male, il nostro 4-4-2, solido e compatto, resta comunque la scelta giusta per affrontare un avversario così attrezzato. Gli ospiti partono subito forte, ma la prima occasione è nostra. Akbevor mette al centro un cross che viene deviato e che scompiglia in aria, prima di essere messo in angolo da un difensore. Dopo 5 minuti è la Juventus a rispondere, Rabiot si libera il tiro, ma la sua conclusione si spegne sull'esterno della rete. Poco dopo, però, arriva il vantaggio bianconero. E Bosele sfonda sulla destra e cross per Vlahovic, che controlla, si gira in un lampo e batte Fui Diaz con un gol davvero bomber. La posizione è regolare e dopo una mezz'ora varia di emozioni si va a riposo con la Juventus meritatamente avanti. Nella ripresa proviamo a reagire. Akbevor per esempio crossa ancora per Bastov, che di testa sfiora la traversa e il possibile pareggio. La Juventus però replica con un altro cross di Bosele, stavolta raso terra. Fui Diaz ci mette la mano e devia centralmente, per fortuna senza che nessuno arrivi a ribattere. Da lì in poi spingiamo e ci scopriamo, mentre loro provano a colpirci in contropiede. Nessuna delle due riesce però a essere precisa e l'arbitro fischia la fine. La Juventus si conferma troppo forte per noi e vince meritatamente la partita. Abbiamo giocato meglio del solito contro una big, ma su 7 tiri non siamo mai riusciti a centrare la porta. Un aspetto da migliorare se vogliamo competere a questo livello. L'annata si chiude comunque con 4 mesi di grande livello. Escludendo febbraio, macchiato da sconfitte poco giustificabili come contro Como e Cagliari, il resto è andato bene, con vittorie pesanti, come quella contro la Lazio, ma anche qualche pareggio di troppo. Alla fine, dopo 38 partite, il bottino è di 47 punti. Tra poco scopriremo la posizione in classifica. Prima però parliamo della partita più bella di questi mesi, la sfida contro il Sassuolo. Una gara dura tra due squadre di metà classifica, con il pubblico di casa a spingere i neroverdi oltre i loro limiti. Passano in vantaggio grazie al capitano Berardi, che batte Fui Diaz con un grande mancino a giro. Ma nel secondo tempo reagiamo. Bastov, lanciato in contropiede, beffa Turati con un pallonetto dolcissimo da appena fuori area. Poi, al 72esimo, un rigore netto guadagnato dallo stesso Bastov e trasformato da Stankovic ci regala 3 punti d'oro. La classifica finale della Serie A 28-29 ci vede al 9° posto. Non abbastanza per inseguire l'Europa, ma comunque un traguardo enorme. Abbiamo centrato non solo la salvezza, ma anche il nostro obiettivo personale di migliorare il piazzamento. Il tutto con un rapporto stipendi fatturato più basso di tutta la Serie A. Secondo il report di Italian Football News, la nostra società fattura 48 milioni, ma spende poco più di 13 milioni stipendi. Un motivo in più per andare fieri del nostro cammino. Passando al settore giovanile, la primavera, dopo una prima parte di stagione brillante, vicina alla zona playoff, è crollata dopo il mercato invernale, che ha privato la squadra di diversi titolari, chiudendo al 9° posto. Gli allievi, invece, hanno peggiorato rispetto all'anno precedente, chiudendo
chiudendo settimi e fuori da playoff. Le giovanili mantengono un buon livello, ma ci aspettiamo un passo in avanti nelle prossime stagioni. Infine i nostri obiettivi personali, entrambi raggiunti. Intanto, Branimir Bozinovic ha giocato 17 volte da titolare, con 20 presenze complessive, 2 gol e 4 assist. Prestazioni incoraggianti, tanto da meritarsi la conferma in prima squadra. Cedric Tassembedo, invece, è diventato titolare della tre quarti, 24 presenze dall'inizio, 36 totali, con 9 gol e un solo assist. Un rendimento da migliorare sul piano dei passaggi decisivi, ma eccellente per la sua prima stagione da titolare in Serie A. E quindi possiamo dirlo ufficialmente, tutti gli obiettivi stagionali sono stati raggiunti. L'MVP dell'anno è ancora una volta Antoine Hinault, 32 presenze, 4 gol, 2 assist e la media voto più alta della squadra, molto vicino al 7. Il flop stagionale, purtroppo, è Diego Bri. Dopo un buon primo anno mi aspettavo un salto di qualità, che invece non è arrivato. Nelle sue 36 presenze ha collezionato 2 gol e 4 assist, ma con una media di 6,58 che racconta di troppe partite anonime o addirittura dannose. Dovremo riflettere sul suo futuro in squadra, ma al momento è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!